Here. I think it's a green one, bro. Yes, yes. Now let's make this. Ciao ragazzi, come state? Bentornati nel canale Savage Gear Salto Italia e benvenuti in questo nuovo video. Argomento di oggi, parliamo un po' di metal jig ed in particolare oggi andremo a vedere il 3D needle jig di casa Savage Gear. Eccolo qua, tracchete. Questo è un jig che è presente sul mercato già da qualche anno, quindi non si tratta sicuramente di una novità, un jig che si è già affermato e si è creato una solida reputazione soprattutto tra gli angler del Mediterraneo e non solo, e sia da chi pratica lo short jigging sia da chi pratica il classico vertical jigging dalla barca, ovviamente in grammature un po' più sostanziose. Andiamo a vederlo un po' da vicino, che tipologia di jig è, quali sono le sue caratteristiche, più varie ed eventuali cose che mi verranno in mente magari mentre registro il video, perché non ho un copione e le cose mi saltano in testa man mano che parlo. Allora, iniziamo subito a vedere la tipologia di jig. Tipologia di jig, il needle jig è un classico long jig, un long jig puro al 100%. Che cos'è un long jig? I long jig sono sostanzialmente quei metal jig dalla forma molto allungata, molto sottile, molto affusolata, che vanno un po' a ricordare quello che è il foraggio classico, come ad esempio le aguglie. Infatti in inglese needle jig significa appunto aguglia e come potete vedere dalla forma del corpo ricorda un tipo di foraggio molto sottile, molto allungato, ed è una cosa che si è notato anche con i long jerk. Tutte le forme un po' diciamo sottili, allungate, che paradossalmente anni fa c'era un po' il tabù, adesso si sono rivelate essere quelli che i predatori, soprattutto in determinati periodi dell'anno, tendono a preferire. E infatti appunto queste forme sottili, allungate, si sono rivelate davvero micidiali per quasi tutti i predatori del Mediterraneo, anzi praticamente per tutti. Devo dire che con artificiali di forma slim e allungata, io come tantissimi altri angler abbiamo avuto davvero quasi tutte le tipologie di pesci pescabili in Mediterraneo sono attratte appunto da queste forme. Andiamo un pochino a vedere il bilanciamento. Come possiamo vedere, un bilanciamento di tipo centrale, quindi la massa maggiore, il peso maggiore del jig è concentrato nella parte centrale o leggermente verso la testa. Forme molto classiche, uno shape davvero minimalista che risulta essere comunque molto catturante. Altra caratteristica molto interessante di questo metal jig è l'adozione di un piccolo rattling nel corpo, inserito nel corpo del jig, e questa è una soluzione che magari nelle giornate con scarsissima visibilità o acqua particolarmente opaca potrebbe sicuramente aiutare un predatore a sferrare l'attacco e quindi magari anche, perché no, a risolvervi la pescata in maniera positiva. Andiamo ora a vedere le grammature e le lunghezze disponibili per la serie needle jig. Partiamo con le cose più piccoline, più da light. Il modello più piccolo è un modello da 7 grammi di peso per 6 cm di lunghezza. A seguire abbiamo poi un modello da 20 grammi per 9 cm. Questi due modelli sono stati studiati per la pesca light o per magari in quelle giornate dove ci sono mangianze di pesci particolarmente focalizzati su foraggio di piccola taglia, e quindi la Savage ha deciso di creare anche questa serie aggiuntiva che l'anno scorso non era presente, per andare ad ampliare la scelta. Dopodiché entriamo nelle misure più da spinning / short jigging classico. Iniziamo con la misura da 40 grammi, eccola qua, 40 grammi per 15 cm di lunghezza. A salire abbiamo il modello da 60 grammi per 17 cm di lunghezza, l'80 grammi che si attesta sui 19 cm, il 100 grammi per 20 cm, il 120 grammi per 21 cm e mezzo, il 150 grammi per 23 cm e alla fine abbiamo il modello maggiore da 200 grammi per ben 25 cm di lunghezza, che io al momento non ho con me, anche perché 200 grammi è sicuramente una misura più per il vertical jigging dalla barca, anche se siete abbastanza maci o eroi da usarlo in situazioni particolari anche da terra, potete benissimo utilizzarlo anche a short jigging. Quali sono le migliori situazioni di utilizzo del needle jig? Quali sono le specie insidiabili?
E qual è il recupero migliore da utilizzare per il nostro needle jig? Iniziamo dalla prima cosa, ovvero le situazioni, in quali spot, in quali momenti, in quali circostanze utilizzare il nostro needle jig. Beh, essendo che, come ho detto prima, il needle jig è un tipo di artificiale di tipo long, quindi un jig studiato appositamente per pescare in profondità abbastanza elevate, sicuramente il mio consiglio è quello di usarlo in spot con almeno una quindicina barra ventina di metri. Questo non significa che non potete utilizzarlo in fondali più bassi, soprattutto nelle misure, nelle grammature più leggere, magari con un recupero un po' più veloce fatto a canna bassa, sicuramente può adattarsi anche bene, ma personalmente ritengo che per fondali più bassi, quindi fondali 5, 10, 15 metri, sia meglio utilizzare un modello diverso, come ad esempio lo slim minnow, quindi uno short un po' più piatto, oppure un deep walk, insomma artificiali leggermente diversi, ma magari andare su qualcosa più da spinning. Il needle jig è sicuramente un jig adatto per buone profondità da 20, 30, 40, 60 metri, se li avete a disposizione sicuramente è l'arma ideale, anche perché avendo una grande idrodinamicità, attenzione che parolone, quindi sostanzialmente è un artificiale che produce davvero pochissima tensione durante il recupero. Questo significa che tradotto in parole povere facciamo meno fatica a recuperarlo, e durante magari la giornata, durante più ore di jigging, questo si traduce in fare meno fatica e alla fine vuol dire anche pescare meglio, pescare in maniera più confortevole, ed è un grande vantaggio soprattutto se andiamo a pescare in posti con elevate profondità, grandi correnti. Sicuramente un jig che ha meno resistenza durante il recupero ci può aiutare molto in queste situazioni. Quindi questo è il mio consiglio, utilizzarlo in fondali adeguati. Per quel che riguarda le prede possibili, il ventaglio è davvero ampio. Come ho detto prima, è un jig che è stato studiato per pescare in buone profondità, lavora bene vicino al fondo, quindi aspettatevi sicuramente prede come, se l'avete disponibile, attenzione, prede come dentici, cenne, ricciole, via via a salire nella colonna d'acqua, arrivando a mezz'acqua, palamite, tunnidi, alletterati, fino ad arrivare magari a pesci che stazionano solitamente più vicino alla superficie, come barracuda, lampughe nei periodi giusti, eccetera eccetera. Devo dire però che da quando collaboro con Savage in qualità di consulente mi arrivano tante fotografie di voi amici pescatori, e sono rimasto piacevolmente sorpreso perché mi sono arrivate fotografie di spigole catturate con il needle jig, di pesci San Pietro, scorfani, pesci serra, insomma davvero tantissime specie insidiabili, quindi si è rivelato essere un artificiale molto versatile, molto catturante. Questo direi che è la migliore pubblicità per un artificiale. Quando un artificiale cattura universalmente, sicuramente si può definire un artificiale ben riuscito e funzionante. Parliamo adesso, per concludere, di animazione, come animare il needle jig. Personalmente lo preferisco animarlo, amo molto animarlo con jerkate, con un tipo di jerking short, quindi jerkate corte e veloci con pause minime tra una jerkata e l'altra. Ma un artificiale, un metal che devo dire si presta bene a diverse tipologie di animazioni, quindi se preferite magari una jerkata più ampia con pause più lunghe si può adattare bene tranquillamente. Come ho detto nel video precedente del Deep Walker, l'animazione è un discorso sempre un po' personale, quindi seguite un po' il vostro stile, non state troppo a fossilizzarvi magari su quello che vedete o su quello che credete che sia efficace. Magari può esserlo per un altro pescatore, per voi può funzionare un altro stile, quindi cercate di adattare, andate a pescare, divertitevi e fate quello che vi riesce meglio, insomma. Bene ragazzi, con questo direi che ho detto tutto. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, in modo da rimanere sempre aggiornati. Mettete il like se il video vi è piaciuto, e con questo io vi saluto, vi abbraccio, ciao ragazzi, vi voglio bene, al prossimo video.